Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete lì dietro ci siamo già al lavoro. Oggi giornata test qui al Cremona Circuit. Oggi faremo veramente tante cose. Proveremo una nuova cosina che abbiamo messo sulla moto, tra poco ve la farò vedere, bellissima e molto utile. E soprattutto a fine giornata avremo un quarto d'ora per cercare il fantomatico tempo, per vedere se il bombardone va più forte della moto di serie barra MotoGP travestita da moto di serie. Ha fatto tanto parlare, ha fatto tanto discutere, quindi è stato giusto prendere la nostra cara amica e portarla qui per un confronto diretto, stesse gomme, semplicemente moto diversa. E ragazzi, come al solito ve lo ricordo, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, perché se saremo un bel numero a fine agosto farò la gara qui a Cremona del MES con la V4 Street Fighter. Come ci sarà da divertirsi. O sbaglio, Catta? Giusto, se non sbagli mai. Quindi primo turno dobbiamo farlo 0 per l'elettronica, perché la pista è nuova e la Magneti Marelli qua dentro non ci ha mai girato. Entriamo in pista. Tutto bello carico, bam, primo turno 32, però non avevo fatto il conto con i vari Varadero, Suzuki V-Strom, Harley scherzo, non c'erano, però insomma c'è un pelo troppo casino. A parte questo vi faccio vedere la novità che porteremo a Imola e abbiamo portato oggi giusto per metterci a punto e soprattutto per provarlo, per vedere come si comporta, cioè il cambio Superbike. È quella levetta lì di fianco all'acceleratore. In breve cosa fa? Al posto che avere la folle tra la prima e la seconda, cosa che aveva un problema in pista perché quando cerchi di mettere la prima certe volte ti entra la folle, è un casino e perdi magari secondi preziosissimi per una cavolata del genere. Qui si passa direttamente tra la prima e la seconda, quindi in questo caso per mettere la folle bisogna tirare su tutte le marce fino alla prima, si schiaccia la levetta, si schiaccia ancora una volta ed entra la folle. Comodissimo, ma bisogna farci un pelo l'abitudine e soprattutto prima e seconda sono un pelo più lunghe per dare una mano nei tornantini e uscire meglio, cosa che a Valle Lunga, come avete visto, abbiamo fatto parecchia fatica. Quindi rientriamo nella tangenziale nord di Milano e vediamo di abbassare un po' i tempi per quello che si può e speriamo stasera di riuscire a fare un giro libero. Secondo turno andato, gomme usate, 33,6 con 1000 sorpassi, non è male, però fa un caldo incredibile rispetto all'altra volta, questo non ci aiuterà di sicuro. E oltretutto sulla Magneti Marelli, che è una centralina come sapete pazzesca, e non è come la moto di serie dove appunto hai solo un parametro che è il DC 0123, ma è un lavoro di sgrossatura incredibile. Questa centralina non è mai entrata in questa pista, quindi dobbiamo fare un lavoro completamente da zero. Come vedete stanno lavorando turno dopo turno, la differenza si sente veramente tanto. Abbiamo iniziato dal TC, poi passeremo all'anti-wheeling e al freno motore. Adesso il TC siamo abbastanza inquadrati, nelle due staccatone principali sento la moto che spinge parecchio, lì dobbiamo dargli un pelino di aiuto per farmela partire un pochino sul posteriore e per aiutare a fermarmi. E soprattutto se riuscite ad avere un posteriore un po' più ballerino che riesco a far scaricare l'anteriore, perché è incredibile questa moto, appena la moto va di traverso il davanti puoi pestarci
tanto sul freno. Appena invece se la moto rimane dritta e carica tutto sul davanti, spinge fuori. Sì. Si è un po' annuvolato, speriamo non mi faccia lo scherzaccio della pioggia alle 6 quando avrò il quarto d'ora libero, incrociamo le dita. Comunque non so se avete sentito il cambio Superbike, prima e seconda più lunghe, quindi appunto adesso al posto che col 1100 l'ultima curva la faccio di prima e non di seconda. Quando si buttano dentro le marce sul rettilineo, terza, quarta, quinta, sesta, ecco, per chi diceva che avevo il cambio Superbike sull'altra, questo è un cambio Superbike e diciamo che si sente un pochino. Adesso siamo sul 32.8, 32.9, siamo a 9 decimi dal record della V4S di serie. Ma vedremo se riusciremo a fare il miracolo. Le 6 per fare i miei 15 minuti senza nessuno. La bufera, ovviamente oggi non era assolutamente data pioggia. Comunque manca mezz'ora, crediamoci. Ci crediamo. Come diceva quello dell'1 € che gli cagava in faccia al piccione. Com'è che era? Non me lo ricordo. Ah sì, l'ottimismo è il profumo della vita. È vero. Adesso viene. Adesso aspetta a cambiare gomma. Mi sa che il nostro ottimismo È finito in questo istante. 2 seconds later. E comunque ragazzi sembra una presa per il culo perché sono passati 3 minuti. Guardate che roba. Ha smesso, si sa da Dio, sole. Comunque io sono uno che accetta la sconfitta e la ammette quando questa accade. Quindi, cari Jeremy Burgess del divano, complottisti vari, avevate ragione. Il bombardone gira più lento e molto più lento, 7 decimi, 8 decimi rispetto alla moto di serie. A parte gli scherzi, non so se avremo un'altra occasione per tornare a riprovare in una giornata magari appunto a turni o un'altra volta dove avremo magari un quarto d'ora libero. Oggi doveva essere alle 6 e sono le 17:51 e come ben capite non si può fare. Quindi la prossima volta che ci rivedremo sarà a Imola per la gara del CIV International Trophy, dove il programma sarà molto più compatto perché arriveremo il venerdì, non ci sarà il giovedì come le altre volte. Libera 1, poi subito qualifica al secondo turno, il sabato qualifica 2 e gara 1 e la domenica gara 2. In ogni caso la differenza pensavo fosse di più tra una moto e l'altra. Questo vuol dire che la base è veramente incredibile della moto di serie. Ovviamente più si va su piste grandi più questa differenza si sente, però da quello che abbiamo visto oggi secondo me
a parità di condizione un 7-8 decimi qua dentro ci stanno tutti. Da la carissima Levetta che ci darà una mano a Imola. E da me è tutto, Gas, e ci vediamo al prossimo video.